A terra! Una pattuglia austriaca! Fuoco! Una pattuglia austriaca! Rispondete al fuoco solamente quando riuscite a vederli! Allo scoppio ci ritiriamo! Camarada! Camarada! Cessate il fuoco! Camarada! 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 Ma è una divisa italiana. Questo è della nostra divisione. Ed è pure del nostro reggimento. Questo io lo conosco. Figlio di puttana. Sei un disertore. Certo, hai detto camarada. Credo che eravate gli austriaci. Ti avrebbe fatto comodo, eh? Così la guerra era finita per te. No, no, mi so perso. Signor Tenente, questo qui ha il vizio di perdersi e non è la prima volta che gli capita. E con me gli è capitata male. Come ti chiami? Marrasi Giuseppe. Come sei finito qui? Eravamo di pattuglia, ci sparavano addosso. Chi? Gli austriaci. Ma se eravamo noi. Ma signor tenente, non si vedeva niente. Cretino!
Abellini, Agli ordini. all'osservatorio. Devo eseguire una punizione in prima linea, signor Maggiore. Proceda. Seguitemi. Tenente Sasso, della 10ª compagnia. Ho avuto l'ordine di mettermi a sua disposizione. Si sieda pure. Vuole? No, grazie. Non bevo. Lei non beve perché ha fatto un voto. Viene dalle retrovie. Sì, ma ho già fatto 4 mesi di fronte, nel Trentino. Ah, ecco perché non beve. Là non si combatte. Soltanto azioni di pattuglia. È proprio per questo che mi sono fatto mandare qui. Montefiore, lo stiamo perdendo. Fra poco tocca a noi. La divisione si sta ritirando. Speriamo che facciano in tempo ad arrivare fino qui. Eccolo là, il generale Leone. Ha dovuto mollare l'osso. È scritto nei testi che chi tiene la cima di una montagna ha in mano la chiave dell'altipiano. Ma se non ti mandano i cannoni, la chiave dell'altipiano resta appesa alla porta. Per fortuna i comandi austriaci sono imbecilli come i nostri. Adesso loro prendono Montefiore, poi non gli mandano l'artiglieria. E l'arte militare segue il suo corso. Tenente! Comandi! Chi ha dato l'alta? Credo un nostro esploratore, signor generale. Lo faccia fucilare. Signor sì. Eccola lì la linea italiana. 2 chilometri allo scoperto. Li faremo di corsa. Allora, l'ha fatto fucilare? Signor no. Mi confermano che è stato un esploratore a dare l'alto. Si è trovato allo scoperto. Sopra ci sono le mitragliatrici austriache che battono il terreno. Lo faccia fucilare ugualmente. Signor generale, io non posso far fucilare un uomo che non ha commesso un reato. Lo faccia passare per le armi. Immediatamente. Signor sì. Signor Tenente, ho dato io l'alt. E adesso cosa facciamo? Andiamo avanti o ci fermiamo? Vieni qua. Vieni qua. Giù. To, fuma. Grazie. Quanti anni hai? 21. Che mestiere fai? Il contadino, signor Tenente.
Tu che ne dici? Di che cosa, signor tenente? Fermi! Aspettate con quel morto! Fermi! Voi! Sparate in aria! Sparate in aria! Andiamo su! L'ordine è stato eseguito, signor generale. In guerra la disciplina è un'esigenza dolorosa, ma necessaria. Onoriamo i nostri morti. Battaglione! A posto! Avanti, marcia! Signor tenente, ma venga a sciogliere, signor tenente, non mi faccia morire! Forza, aiutami a liberare gli altri! Via!
Abbiamo abbandonato Montefiore perché ci era stato dato quest'ordine. 3.000 morti. E adesso invece l'ordine è di riprenderlo, a tutti i costi. 5.000 morti. Attaccheremo immediatamente per non permettere al nemico di consolidare le sue posizioni e di trincerarsi. Questa volta non attaccheremo direttamente la montagna, ma l'aggrediremo lateralmente, al fine di isolare i reparti nemici che l'hanno conquistata. In marcia! Lasciatemi! Lasciatemi! Basta! Ma che cos'è che ho fatto? Niente dovete fare. Niente, come facciamo noi? E allora dovevo lasciarlo cadere nel burrone! Certo, chi c'ha da un'altra occasione come questa? Cosa succede lì? Dai, muoversi, muoversi! Tirati su te, alzati. Dai, alzati, ho detto. Andiamo, andiamo, in marcia! In marcia, muovetevi! Forza, forza! Via!
Rompe a posto, signor generale. Tenente Santini. È il suo settore questo? Signor sì. Allora mi preceda. Generale, a posto. Dov'è la tua baionetta? No, dammela. Che cosa c'è qui? C'è un poco di ruggine, signor generale. Avvicinatevi, guardate. Che cosa c'è scritto qui? Io non so leggere, signor generale. Signor generale, io non vedo niente. Qui sopra c'è scritta una parola che tutti possono leggere, perfino gli analfabeti, che tutti possono vedere, perfino i ciechi, tanto essa è luminosa. Non è vero, tenente? Beh, non saprei. Vittoria! Vittoria! C'è scritto su questo acciaio. Ed è per la vittoria che noi combattiamo, ed è per la vittoria che noi dobbiamo riprendere Montefiore. Vada pure. Agli ordini. Riprendete a lavorare. Arriva. Attenti! Tenente Ottolenghi. I suoi soldati hanno tutti quanti il coltello? Il coltello? Sì, il coltello. Beh, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha. La baionetta non è sufficiente. Nel corpo a corpo, specialmente durante la notte, ci vuole il coltello.
Un coltello a lama lunga e bene affilato. Lei mi ha capito, vero? Sì, signor generale. Quanti coltelli avete? 150. A manico fisso? Beh, non tutti. Lei li passa abitualmente in rivista? No, signor generale. Male, d'ora innanzi lo faccia. Signor, sì. Che uso ne fanno i suoi uomini del coltello? Beh, dipende. Per tagliare la carne, il pane, il formaggio. Per sbucciare le arance, signor generale. Dico in combattimento! In combattimento, certo. Va da sé che il fucile munito della baionetta deve essere impugnato con le 2 mani. Ed è per questo che il coltello deve essere tenuto tra i denti. E il colpo deve essere fulminante. Al cuore o alla gola. Poco importa, purché sia fulminante. Resti pure nessuno. Dai, lavoriamo, ripariamoci, su. Quale distanza lei calcola ci sia fra le nostre trincee e quelle austriache? 250 metri circa. Da qui ci sono 230 metri. È probabile. Non è affatto probabile. È sicuro. Signor generale, è pericoloso esporsi così. Gli austriaci hanno ottimi tiratori. Caporale, se non hai paura, fa quello che ha fatto il tuo generale. Signor generale. Gli austriaci avranno aggiustato il tiro e non sbaglieranno stavolta. Bravo! Adesso puoi scendere. Ecco un eroe. Un autentico eroe. Beviti un bicchiere di vino alla prima occasione.
sparare. Non spariamo più. Andiamo via quando è scuro. E sparagli, aiutalo a morire. Non ce la faccio! Capitano! Quante pinze abbiamo? Devono essere 7. 3 grandi e 4 piccole. Le faccia portare subito. Signor sì. Sergente, comandi. Le pinze. Capitano, faccia uscire un ufficiale e 2 soldati per allargare i varchi nel reticolato nemico. Il sottotenente Avellini. C'è ancora troppa nebbia. Rischiano di non trovare i varchi che abbiamo aperto noi. Tra un po' ce ne sarà troppo poca e gli austriaci li vedranno. Le pinze non servono, né di giorno né di notte. Ci vorrebbe l'artiglieria. Ma quando non c'è... Stanno tornando! Porta feriti!
pinze non tagliano. Queste tagliano, signor Maggiore. Faccia vedere, Pavan. Guardi. Allora dobbiamo ancora tentare. Il problema non è le pinze. Potrebbero essere le migliori del mondo, la situazione non cambia. Gli austriaci attendono ai varchi, ammazzano tutti quelli che si avvicinano, pinze o non pinze. Qui comando io. E io non ho chiesto la sua opinione. Capitano, in nome di un altro ufficiale da mandare sotto i reticolati. Tenente Sasso, lei si sente di uscire. Il tenente Sasso è rientrato ora con me da un'azione. Vai a chiamare il tenente Santini. Signor sì. Nessuno meglio di lui conosce il terreno. Sono questi ti fregano. Si sente di uscire per un'azione con le pinze? È troppo tardi. È un'operazione impossibile. Non le ho chiesto se è presto o tardi. Le ho chiesto se si offre volontario. Signor no. Questa è viltà. Lei mi ha posto una domanda. Io le ho dato una risposta. Non si tratta né di viltà né di coraggio. Lei non si offre volontario. Signor no. E io le ordino di uscire ugualmente. E subito. Se lei mi dà un ordine, io non posso fare nient'altro che eseguirlo. Prenda le pinze. Tu, vai col signor tenente. Davanti non esci mai con le pinze. Se me lo ordinano? Beh, certo. Tienilo per mio ricordo. Andiamo. Signor tenente! Signor tenente! Signor tenente! Si metta giù! Si metta giù! Signor tenente! Oh, porca vacca, come si fa ad andare a morire così? Torna indietro!
¡Que se rivolución! ¡Que se rivolución! ¡Basta con la guerra! ¡Andiamo! ¡Andiamo! ¡Que l'ottava si è ammutinata! Fuori, andiamo! Silenzio! Silenzio! Mettetevi in riga! In riga! In riga! Fucili alla mano! Là fuori stanno facendo delle sciocchezze. Non è così che si fanno queste cose. Sareste solo voi a pagare. Voi sapete come la penso. Al momento opportuno sarò con voi. Vogliamo il cambio! Abbiamo diritto al turno di riposo! Veniamo da quella trincea, fateci dare il cambio! Giustizia! E la fuma finale! Il cambio! Il cambio! Abbiamo diritto al riposo! Abbiamo diritto al riposo! Riposo! Soldati, rientrate nei vostri rifugi. Riposo! Siamo chiusi alla dritta! Fermo sempre! Vogliamo riposo! E la fuma finale! Abbiamo tutti diritto al riposo. Anch'io che sono vecchio. Ma ora rientrate nei vostri rifugi. È il vostro colonnello, nel vostro interesse, che vi ordina di obbedire. Raduni gli uomini, maggiore. Le compagnie adunata! Attenti! Tenente Ottolenghi, posso contare sulla sua compagnia? Signor sì. Posso contare sulla sua compagnia se le do l'ordine di intervenire contro gli ammutinati? Credo di no, signor colonnello. Mi risponda preciso. Vuole o non vuole dare l'ordine di intervenire? Signor no. Resti comunque a disposizione con la compagnia. Attenti! Riposo. Attenti! Reggiti! Carica! Soldati, per l'ultima volta, rientrate nei rifugi! Eccola lì la conclusione. Queste cose si fanno bene o non si fanno. Hai avuto un bel coraggio a rispondere così al colonnello. Perché tu che avresti fatto? È quello che mi chiedo. Avresti sparato ai soldati. A volte non si sa che cosa sia il proprio dovere. No, qui la decisione era una sola.
Dimentichi che siamo in guerra e dobbiamo vincerla. L'unità nazionale è un fatto troppo importante per rischiare di comprometterlo parlando così come hai fatto tu davanti ai soldati prima. Perché? Ho detto qualcosa che non ti va? Hai detto che al momento giusto, sì, tu ti troverai dalla loro parte. Quale parte? A fare che? A sparare contro i nostri comandi. Contro tutti i comandi, anche quelli nemici. Alza battuta zero e fuoco a volontà. Sta zitto. No, alza battuta e fuoco a volontà. A cominciare dal comandante della nostra divisione. Ho capito. E poi? Si va avanti così, seguendo la scala gerarchica. Fino a dove? Avanti, fino alla capitale, perché è lì il quartier generale nemico. E dopo? Il popolo va al governo e il socialismo. Certo. Mi pare che la fai facile tu. E pensi davvero che quest'ordine nuovo sarebbe migliore? Per te è chiaro. L'unica idea chiara è sparare. Poi si vedrà. Contro soldati che non hanno usato le armi non si può ordinare la decimazione. Ma l'articolo 92 del codice... Ma quello è ancora il codice del 1869. Ma è valido ancora oggi. Quest'articolo prevede la pena di morte con infamia nei casi di rivolta in faccia al nemico. Qui non siamo in faccia al nemico. Qui siamo alla presenza del nemico e quindi rientriamo nell'articolo 137 che prevede il carcere militare. Ma siamo in faccia al nemico, siamo in prima linea. Solo se c'è un'azione offensiva in atto si è in faccia al nemico. Qui siamo alla presenza del nemico. Caro Stringari, ma domani c'è l'attacco. Domani non è oggi. La guerra si vincerà solo quando alle nostre truppe sarà applicato il metodo disciplinare che usavamo in colonia con gli ascari. I nostri soldati sono cittadini come te e come me. Gli ascari sono truppe mercenarie, straniere e di colore. Questa differenza mi pare essenziale. Avete introdotto la filosofia nell'esercito, ecco la ragione della nostra debolezza. Il generale Leone ha comunicato con il comando. Va applicato l'articolo 92. Decimazione. Io non ho fatto niente! Non voglio morire! Non voglio! Base! Questo è secondo la sua legge! Base! Vai, basta! Io voglio questo libro che mi ha regalato, signor tenente. Ci sono tutti gli uccelli. C'è l'anatra, la ghiandaia marina, c'è il picchio rosso, c'è il merlo e il tordo.
Che io lo preferisco a tutti. Arrosto, si intende. Che pagliasso! Lo sai da dove vengono i tordi? No, signor tenente. Dalla Germania. Possono venire da dove vogliono, ma allo spiedo sono tutti buoni. Ma badi bene, signor tenente, mai di ferro lo spiedo. Deve essere di legno. Ma prima si deve assaggiare lo spiedo. E sentirsi il gusto se buono. Magari qua poi intanto. Io le so queste cose. Sono sardo, conosco la campagna. Come voi. Signor tenente, ma come andrà a finire questa guerra? Stiamo facendo la fine dei tordi per conquistare questi 4 sassi. Anche questo è un pezzo d'Italia. Guardate se anche questo non è un bel pezzo d'Italia. Che bella guida! Guarda che roba. Mandemmo che al generale. Basta, dai, che cosa aspetti? La sei meglio del cognac questa, ciao! Falla vedere, tenente! Ma che la dai? È la mia magia di Basta guerra! adesso! Silenzio! Se non si sveglia il cecchino, lo sapete. Signor tenente, davanti a noi che abbiamo il miglior tiratore austriaco di tutto il fronte. Le faccio vedere come lavora. Forza, dammi un tocco degno. Attenti che un paio ci hanno già rimesso la pelle. Abbassatevi. Visto? Non sbaglia mai. Sempre più difficile, ora con una sigaretta. Adesso basta con questi scherzi. La feritoia 14 da oggi resterà chiusa. Eccole qui dunque le famose corazze Fasina, particolarmente celebri, perché permettono in pieno giorno azioni di un'audacia estrema. Il nemico può avere fucili, mitragliatrici, cannoni. Con le corazze Fasina si passa comunque. Aprite! Ordinati del passo! I soldati romani vincevano grazie alle corazze. Attacchiamo lo stesso. Mancano pochi secondi. Certamente. Dia l'ordine. Signori ufficiali, in testa ai reparti, pronti per l'attacco! Ufficiali in testa ai reparti, pronti per l'attacco! Saloia! Saloia!
uccidere così! Tornate indietro! Basta! Stop! Basta! 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 Con questa guerra di morti di fame! Contro morti di fame! Avanti! Avanti, soldati della mia gloriosa divisione! Avanti! Avanti! Eccolo là il nemico! È alle spalle! Soldati, alzatevi! E spariamo là! 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 Lei ha abbandonato il posto di combattimento. Il combattimento era finito, era inutile restare a farsi... Era anche inutile riportare un cadavere. Non era ancora morto. Voglio sapere il nome del responsabile. Da chi dipende questo settore? Mi risponda! Chi è il responsabile di queste feritoie? Non lo so, signor generale. Voglio sapere il suo nome! Sono io responsabile. Lei! Ancora lei! Faccia ripiegare il battaglione. Sì, Lei mi sì. segua! Le sue feritoie non servono proprio a niente. È la natura del terreno che... Me ne strafrego io! Del terreno! Queste sue feritoie, tutt'al più, sono adatte per cercare i grilli e non per osservare la linea del nemico e studiare l'attacco. Come si giustifica lei? Le ho chiesto di giustificarsi. Risponda! Più avanti c'è la più bella feritoia del settore, là sopra. La numero 14. Si vede la linea nemica in ogni sua parte. Non le credo affatto. Andiamo a vedere lo stesso. Da questa feritoia si può guardare solo uno per volta. Magnifico, assolutamente magnifico. Molto bene, tenente. Questa mi era utile per l'attacco. Guardi ancora.
posizione qui. C'è una roccia bianca. La vede? Sicuro che la vedo. Credo che sia il punto più debole del nemico. Sì, è probabile. È probabile. Ma vaffanculo. Veniteci a dare una mano a tirare fuori il cambio! Da soli non gliela famo, sei impantanato! Dai, forza ragazzi! Dai, così, dai, su! Un attimo, grazie! Signor Tenente, vede il quarto? È il Tenente Ottolenghi. Pronti, signor Tenente? Signor Tenente, io quando vado di licenza non ritorno più. Non mi pare che ci sia aria di licenza, ma ti avverto. Ti denuncerei per quello che mi hai detto. Sali. Lei non mi denuncerà mai. Muoviti, dai, dai. Alone nerastro evidentissimo, margini del foro ustionati, tatuaggio per combustione di esplosivo. Non vi è alcun dubbio, il colpo è partito a bruciapelo. Questa ferita te la sei fatta da solo. No, signor colonnello, sono stato ferito nella mischia durante l'assalto. Nella mischia non si usano le armi da fuoco, si usa la baionetta o il pugnale. Ma in colpo di pistola, sparata da un ufficiale austriaco, mentre lo tenevo alle spalle. Se lo tenevi alle spalle, come dici, il palmo della mano doveva appoggiare sul corpo dell'ufficiale. Scriva, ferita volontaria, deferito al tribunale militare. Un altro.
Di Giovanni Francesco. Di Giovanni Francesco. Presente. Vai. Allora, ci vuoi dire com'è andata? Ero di vedetta, signor colonnello. Mentre che poliziava il fucile, il signor tenente, come aveva ordinato, ha portato un corpo. Impossibile, ferita volontaria, tribunale militare, avanti un altro. Signor colonnello. Via, via. Mi si vorrebbe far credere che un ufficiale italiano abbia dato un ordine simile mettendo una vedetta nella condizione di non poter fare uso immediato dell'arma. Allora? Eravamo in trincea prima dell'assalto, signor colonnello. Tutto assieme è partito un colpo dal fucile del soldato che mi stava vicino. Vicino dove? A fianco. A destra o a sinistra? A destra. Ah, è così. E come mai ha sparato? Non lo so, stavo ubriaco. Prima dell'assalto ci hanno dato una cavetta a testa che era piena di cognac, signor colonnello. Come si chiama questo soldato, lo conosci? Esposito Luigi, signor colonnello. Ma non può testimoniare perché è morto nell'assalto, è così? È così, signor colonnello. E il nome degli altri soldati presenti al fatto non li ricordi, è così? Signor sì, signor colonnello, è così. E tu te ne vai difilato al tribunale militare. Avanti un altro. Annunziata Salvatore. Presente. Qui i segni caratteristici della ferita a bruciapelo non ci sono. Tuttavia... Te lo spiego io come hai fatto. Hai preso una pagnotta, l'hai messa nel palmo della mano e hai tirato il colpo. E l'allone nerastro è rimasto sulla pagnotta. È il vecchio trucco dei vigliacchi. E così il vile ha disertato il campo del pericolo e dell'onore. Via, tribunale militare, avanti un altro. Vieni. La camerata 18? In fondo a sinistra, signor tenente. Piano, piano. Vai, piano. Accompagni. Scusi, mi dice dov'è il capitano Abate? È proprio qui. Venga. Non voglio svegliarlo, ma non posso aspettare, è sempre grave. Sì, e soffre molto. Non dorme mai la notte. Vorrei lasciargli... Aspetti. Guardi, si sta svegliando. Cognac francese. Ha imparato a bere. Bevo. Noi vinceremo, perché così è scritto nel libro del destino. Questa mattina, quando ho visto entrare nella nostra cittadina i nostri soldati in festa, accompagnati dal suono di una fanfara gioconda, carichi di vita e di gioventù, ho capito, e tutta la popolazione l'ha capito con me, che la guerra ha le sue belle attrattive, belle e sublimi attrattive. Infelice colui che non le sente, perché, o signori, è bello morire per la patria, nella guerra gloriosa che il popolo italiano combatte sotto il comando geniale ed eroico di Sua Maestà il Re. Viva il Re! Viva il Re! Viva il nostro glorioso Re di stirpe guerriera!
Allarmi! 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 Cosa c'è? Che succede? Un disertore! Chi è? Marrasi! Traditore vigliacco! Rientri, sergente! Rientri immediatamente! Rientri! Signor Tenente, l'ho sempre detto io che quel Marrasi un giorno o l'altro ci avrebbe riprovato. Lo sapevo. Si è rialzato! Fiol de Navaca. Camarade! Signor Tenente, Marrasi lo ha fregato. Camarade! Camarade! È un disonore per il mio battaglione. Tenente Pavon! Comandi! Faccia sparare sul disertore! Sparate sul disertore! Sparate sul disertore! Sparate! Sparate! Spara! Camarade! 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 Rimane c'è sta l'attacco. Non ci sarà l'attacco, no. Non hanno portato né cioccolata né cognac. Arriverà più tardi, quando saremo morti. Un poco alla volta ne farà fuori a tutti, senza cioccolata e senza cognac. Così risparmia e magari che guadagna. E ne tiraria fuori da stomaco tutte le scatolette che avevamo mangiato. E perché no? Tanto peggio, tutte figlie di bottana siamo. Ricordatevello. Io all'attacco senza cognac non ce l'ho. Te che andrà. Col plotone dei carabinieri del culo te che andrà anche a te. L'hai visto io stamattina che portarono 2 botte di cognac. Non stai aver paura, no? Io la benzina per tali scioppi con roba mina gavita. In ogni maniera, i crepa anche lui, i crepa anche io e Fisai. Però se loro crepano, crepano comodamente. Te su, bistecca la mattina, bistecca a mezdè e bistecca la sera. E con la loro paga di un mese la mia famiglia ci vive 2 anni. Ma non l'ho mai visto un scutto, tento una volta, porca boia. Fermare pure licenze. Che cosa darei per stare in una mia casa? Ehi, la casa. Io vi dico la verità. Stavo male a zappare la terra. Come sto male qua, tanto non cambia mica niente. Però non si crepava, porca puttana. A me sarei pronta anche a crepà. Almeno so mia servisse a qualcosa. A fa la finista guerra. E invece si crepa per niente. Io a mia vita a chi stecca non ci voglio dare. Allerta! Nessuno deve dormire! Allerta! Il vostro generale non dorme! Allerta! Un soldato che dorme è un soldato morto!
Allerta! Nessuno deve dormire! Allerta! Avete visto le scarpe distribuite l'altro giorno ai soldati? Cartone. Gli speculatori fanno i soldi sulla nostra pelle e il governo li protegge. E noi per quest'Italia stiamo combattendo. Ragazzi, il generale Leone è morto! Morto? Ma chi te l'ha detto? Ma non so, ma ne parlavano i soldati! Un momento, signori, propongo di brindare. Sì, beviamo! Beviamo! Una volta i popoli forti celebravano la morte di un loro congiunto con banchetti e danze. Noi, non potendo fare di meglio, brindiamo con questo vino alla memoria del generale Leone. Signori, alzate tutti il bicchiere insieme a me. Salute. Evviva! Ciao, Patero! Ancora un bicchiere! Signori ufficiali, attenti! Posso sapere quale lieto avvenimento stanno celebrando? Allora? La medaglia d'oro concessa alla bandiera del reggimento. Mi permettono di brindare con loro. Ma brindiamo anche all'artiglieria italiana, che permetterà alla mia gloriosa divisione di attaccare su tutto il fronte. Salute. Fate allungare il tiro, ci stanno massacrando! Artiglieria! Comando d'artiglieria, pronto! Pronto! Direzione di tiro, pronto! E nessuno si muova dai rifugi prima dell'attacco. Signor sì! Rientrate nei rifugi! Via, dentro! Forza, forza ragazzi! Nessuno deve muoversi prima dell'attacco! Dentro, dentro! Avanti, dentro! Muoversi! Avanti! Avanti, là in fondo alla caverna! Forza! Avanti, avanti, presto! Presto! In fondo! Forza! Avanti, presto! Mandaga Chihuahua! Fanno! I sei nostri che fanno! Aiuti anche lei a portare dentro i feriti! Presto! Muovetevi! Muovetevi! Dentro state al sicuro! Non abbiate paura! È roccia, non cade! Rifugio sicuro! Non abbiate paura! Fuori c'è! Andate nelle caverne! Fuori! Fuori! Vogliersi fuori! Fuori! Vogliersi fuori! Fuori! Dentro! Dentro! Tutti nel rifugio! Ho finito gli ordini! Nel rifugio! Vai a chi si muove! Siamo di fronte al nemico! Guardate!
Tornate nel rifugio! Non fate fesserie! Tornate nel rifugio! Obbedite! Indietro! Obbedite! Ho detto indietro! Siamo di fronte al nemico! Tornate nei rifugi! Mi faccia tornare indietro! Tenente! Mi faccia tornare indietro! Ho detto nei rifugi! Indietro! Tornate indietro! In riga! Tutte in riga! In riga! Obbedite! Avanti! In riga! In riga! Si sono ammutinati! L'ordine era che i reparti non si muovessero dai posti loro assegnati prima dell'ora stabilita per l'assalto! Tirate fuori un uomo ogni 10! Ma signor... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fuori tu! Mi avvalgo della circolare del Comando Supremo sulla pena capitale con procedimento eccezionale! Ma qui non c'è stato ammutinamento, maggiore! Decido io! Se si sono ammutinati! Hanno trasgredito il mio ordine! Lei non può ordinare la decimazione dei soldati senza il parere del comando del reggimento! Lei taccia! Taccia! Altrimenti si rende complice dell'ammutinamento e colpevole dello stesso reato! Io solo qui sono responsabile, di fronte al Comando Supremo! In questo momento, in faccia al nemico, io sono arbitro della vita e della morte dei soldati posti sotto il mio comando, se infrangono la disciplina di guerra! Tenente Sasso! Prenda il comando del plotone d'esecuzione! Io sono comandante di compagnia e non posso comandare un plotone. Insomma, esegue o non esegue l'ordine che le ho dato! Signor no! Prende lei il comando! Signor sì! Plotone in riga! In nome di Sua Maestà il Re! Io, Maggiore Malchiodi Ruggero, comandante titolare secondo battaglione 291esima Fanteria, mi valgo delle disposizioni eccezionali di Sua Eccellenza il Generale Cadorna e ordino la fucilazione dei militari colpevoli di ammutinamento con le armi in faccia al nemico! Proceda! Plotone, attenti! Procedete! Carica! Punta! Fuoco! Spariamo in aria! Ebbene, io stesso punisco i ribelli! Maggiore! Lei è un pazzo! Prima compagnia all'attacco! Quarta compagnia! All'attacco! Avanti all'attacco! Avanti! Avanti! Tenente Sasso. Lo faccia passare. Noi ci siamo già visti qualche altra volta, tenente, se non mi sbaglio. Signor sì.
Lei può considerarsi molto fortunato. Non è ancora morto. No, signor generale. Lei non è stato mai ferito? Signor no. Strano. Lei è un ufficiale della mia divisione e non è stato mai ferito. Signor no. Qualche ferita leggera. Ma no. Io sto parlando di ferite serie. Di ferite gravi. Signor no. Come spiega questo fatto? La ragione precisa mi sfugge, signor generale. Ha preso parte a tutti quanti gli attacchi della mia divisione? Sì, a tutti. È veramente strano. Lei è forse un timido per caso? Non credo, signor generale. Lei non crede? O ne è sicuro? In guerra non si è mai sicuri di niente. Di niente, signor generale. Ama lei la guerra? Ero a favore della guerra, signor generale. All'università rappresentavo il gruppo degli interventisti. Questo però, tenente, riguarda il passato. Io le sto parlando del presente. Io faccio il mio dovere. Io non le ho domandato, tenente, se lei fa o non fa il suo dovere. E in guerra lo fanno tutti quanti. Altrimenti si rischia di essere fucilati. Io le ho chiesto se lei ama o non ama la guerra. Quando uno ha visto la guerra in faccia non ha voglia di parlarne. Dica la verità. Lei è per la pace. Io, signor generale, credo che... Si metta sull'attenti. E quale specie di pace lei desidera? Una vera pace. Purtroppo, tenente, tutto questo mi ha confermato nell'idea che mi ero fatto di lei. Non si può amare la pace e fare bene la guerra. Con il suo comportamento, lei ha causato la morte del maggiore Malchiodi, perché è colpa sua se quegli uomini hanno rifiutato di obbedire. Signor, sì, lo riconosco. E sa perché? Perché i soldati, conoscendo le sue idee sovversive, si sono comportati da sovversivi. Un caso come questo non può rimanere impunito. La decimazione l'hanno già avuta in battaglia. Rispondo io per loro. Lei sa che cosa l'aspetta? Signor, sì.
Plotone, attenti! Un passo avanti, vai! Prima riga, in ginocchio!